Ciao a tutti! Allora, questa diretta è perché sono arrivate tante richieste di persone: ma Benetta, ma tu a Pasqua il menù zero sbatti quest'anno che fai? Non lo fai? Allora mi sono organizzata, insomma, ho creato un menù facile, veloce, alla portata di tutti, zero sbatti, zero sbattimento. Allora, io ho pensato di fare un antipasto facile facile, che è il rotolo torta pasqualina. Un primo piatto di stagione. Possono mancare le crespelle a Pasqua? Di secondo faremo un'arista un po' particolare e poi in ultimo come dessert ho pensato ad un rotolo fragole e cioccolato. In una ciotola mettiamo 250 g di spinaci cotti e un po' strizzati. Poi aggiungiamo 250 g di ricotta vaccina. Io utilizzo la vaccina, ma va bene anche quella di pecora, e diamo una prima mescolata per amalgamare. Gli spinaci li ho anche un po' tagliati a pezzettini con le forbici per farli un pochettino più piccoli. Aggiungiamo un pizzico di sale, un po' di noce moscata. Anche questa, insomma, se non siete appassionati di noce moscata potete non metterla. E aggiungo anche 30 g di formaggio grattugiato. Do una bella mescolata. Ok, il ripieno è pronto. Prendiamo un rotolo di pasta sfoglia rettangolare. Lo srotoliamo e mettiamo il ripieno sopra. Lo allarghiamo per bene. Adesso prendo 4 uova sode, le mettiamo in fila sopra al ripieno e arrotoliamo aiutandoci con la carta forno della pasta sfoglia. Chiudiamo bene le estremità, sigillando per bene. Diamo un po' una compattata e sistemiamo il nostro rotolo di torta pasqualina in una teglia da forno. Ok, adesso una spennellatina col tuorlo dell'uovo. Ci mettiamo sopra i semi di sesamo. A questo punto inforniamo e facciamo cuocere il rotolo torta pasqualina a 185 gradi col forno ventilato per circa 35 minuti. Col forno statico aumentate la temperatura di 10 gradi. Va bene, questo è il risultato. La prima cosa che facciamo prima di preparare le crespelle è cuocere i carciofi, quindi in una padella. Quindi in una padella trito un po' d'aglio e ho messo un po' d'olio d'oliva. Li metto in pentola. Li faccio prima rosolare, poi aggiungo il vino e li faccio cuocere coperti. Saliamo, facciamo insaporire, poi dopo sfumiamo quel vino, mettiamo il coperchio e facciamo cuocere. Se serve, vedete che si asciugano un pochettino d'acqua ci aggiungete in cottura.
Sfumiamo col vino. Ok, chiudiamo col coperchio. Lasciamo cuocere per circa 15 minuti. Ok, mescolando di tanto in tanto. Come avevo detto, se vedete che tendono un pochettino insomma, ad asciugarsi, ci mettete un pochettino d'acqua. Ci mettiamo a fare le crespelle. In una ciotola rompiamo 4 uova. Mettiamo un pizzico di sale, il burro sciolto 40 grammi ed iniziamo a mescolare con una forchetta. Mettiamo la farina, un po' alla volta, 250 grammi. Adesso mettiamo il latte un po' alla volta. Allora, sono quasi cotti, già aggiungiamo il prezzemolo. Ci possiamo aggiungere un pochino d'acqua. Adesso possiamo iniziare a cuocere le crespelle. Allora, mettiamo a scaldare una padella. Quando è calda, ungiamo leggermente con del burro. Asciughiamo l'eccesso di burro e iniziamo a fare le crespelle. Quindi mettiamo più o meno un paio di mestoli di composto. Ok, allarghiamo per bene e facciamo cuocere. I carciofi sono quasi cotti, eh? Le crespelle devono cuocere più o meno un paio di minuti per lato. Con una spatola controllate la cottura. Quando diventa tutta più o meno non è più tanto lucida sopra, vi accorgete che è cotta. Con un colpo secco girate e fate cuocere dall'altra parte. Ok, la prima crespella è pronta, la possiamo mettere sul piatto e andiamo avanti a fare anche le altre. E facciamo cuocere per un paio di minuti. Possiamo spegnerli. E allora ci prepariamo per dar forma alle crespelle, no? Allora, le 8 crespelle che ci siamo preparati, i 300 g di carciofi, 8 fette di prosciutto cotto circa 200 g, 150 g di provola affumicata a dadini, 50 g di formaggio grattugiato e 500 ml di besciamella che ho un pochettino ammorbidito con del latte perché era bella soda. Partiamo, prima di tutto mettiamo un po' di besciamella nella teglia,
e la allargate per bene. Prendete una crespella, mettete un cucchiaio di besciamella, spalmate per bene, mettete una fetta di prosciutto cotto, poi ci mettete un po' di carciofi, poi qualche cubetto di provola affumicata, una spolverata di formaggio grattugiato. Che faccio adesso? Come do la forma alle crespelle? Ho preparato tutto il ripieno, le piego a metà, allargo un pochettino il ripieno e poi dopo qua piego a fazzoletto e la metto nella pirofila. Allora, una crespella, un po' di besciamella, spalmate per bene, una fetta di prosciutto cotto, un po' di carciofi, qualche cubetto di provola, un po' di formaggio grattugiato e pieghiamo. E lo sistemiamo nella pirofila. La besciamella che è avanzata la mettiamo tutta sopra a coprire. Considerate che poi dopo in cottura comunque questa si scioglie, insomma, se ci stanno delle parti non coperte non vi preoccupate. E diamo un'ultima spolverata di formaggio grattugiato sopra. Allora, queste fate cuocere a 185 gradi per 35-40 minuti col forno ventilato. E vengono così. Passiamo alla prossima ricetta. Dobbiamo incidere l'arista, tagliarla fino ad arrivare più o meno a metà della carne. Facciamo delle incisioni sulla carne a una distanza più o meno di un centimetro e mezzo una dall'altra. Non arriviamo sul fondo, arriviamo fino a metà della carne. Sale, quindi in tutti i tagli saliamo. E magari salate anche dietro. Poi pepe allo stesso modo, quindi dentro ogni taglio. Praticamente ogni taglio mettiamo 2 pezzetti di mela, così.
A questo punto non posso mettere in forno la carne così perché in cottura si aprirebbe ancora di più. Allora cosa facciamo? Facile facile. Prendiamo uno spago e la chiudiamo. Spago da cucina. Passiamo sotto. Giriamo sopra. Invece che di fare il nodo qui sopra, per fare così, lo facciamo da un lato e chiudiamo anche da quest'altra parte. Facciamo un bel nodo. E abbiamo rimesso in forma l'arista. Tagliamo lo spago in eccesso, l'abbiamo legata e come vedete questa adesso quando andrà in forno rimane bella chiusa e non si apre. La mettiamo in una pirofila da forno, arricchiamo di colore ma anche un po' di sapore aggiungendo delle bacche di pepe rosa. Poi mettiamo anche 2 rametti di rosmarino, un po' d'olio d'oliva e la facciamo cuocere in forno a 180 gradi col forno ventilato per circa 50 minuti, ok? Che dovete fare però? Non va girata, la lasciate così, però a metà cottura sfumate col vino e quindi con 100 ml di vino bianco andate sopra, glielo mettete sopra e questo aiuta a far rimanere l'arista bella succosa e morbida. E viene così, vedete insomma com'è bella? Si vedono bene anche le mele. La lasciate leggermente intiepidire e poi la tagliate a fette. Quindi togliete il rosmarino, tagliate lo spago e tagliate a fette. E adesso andiamo col dolce. Separiamo i tuorli dell'albume di 6 uova. Iniziamo a montare gli albumi. Quando sono belli gonfi, quasi a neve ferma, metto metà dello zucchero della ricetta, quindi erano 120 grammi, più o meno la metà ne metto negli albumi, 60 grammi, e continuo a frullare. E gli albumi ce l'abbiamo. Prendiamo i tuorli, ci mettiamo lo zucchero e l'aroma rum. E iniziamo a sbattere. Aggiungiamo anche l'olio di semi, il latte e mescoliamo. La farina, il cacao amaro per farlo al cioccolato e 2 cucchiaini di lievito per dolci. Un'ultima mescolata. E possiamo togliere le fruste. Adesso aggiungiamo gli albumi poco alla volta in modo da non smontarli. Quindi prima do una mescolata con la spatola.
Mettiamo gli albumi e mescoliamo dal basso verso l'alto cercando di non smontarli. Teglia per torta furba 35x35, ok? Con un foglio di carta forno sotto e andiamo a rovesciare l'impasto direttamente dentro. E allarghiamo e livelliamo per bene. La inforniamo e la facciamo cuocere a 160 gradi col forno ventilato per circa 20 minuti. E questa è la pasta biscotto cotta. La lasciate intiepidire, la lasciamo intiepidire, intanto prepariamo il ripieno. In una ciotola versiamo 400 ml di panna già zuccherata ben fredda e montiamo. A questo punto aggiungiamo lo yogurt e finiamo di mescolare. Ci siamo. Allora prendiamo la nostra pasta biscotto. Gli appoggiamo sopra un foglio di carta forno e con un colpo secco giriamo e eliminiamo la carta forno che abbiamo utilizzato per la cottura. Siccome ci interessa che questa parte qui è un pochettino più liscia, quindi la vogliamo a vista, rigiriamo un'altra volta, quindi ancora con un foglio di carta forno rigiriamo ancora. Che facciamo a questo punto? Mettiamo la crema di farcitura sopra e ce ne teniamo un pochettino per la decorazione. La allarghiamo per bene sulla estremità. Ci teniamo a un paio di centimetri dal bordo perché così quando arrotoliamo la crema di farcitura non fuoriesce. Arricchiamo il ripieno con delle fragole che ho tagliato a pezzettini e non faccio altro che appoggiarle sopra. Mettiamo anche il cioccolato. Arrotoliamo aiutandoci con la carta forno. Togliamo un culetto da sta parte, anche da quest'altra. Lo mettiamo in un piatto da portata. Decoriamo con la crema che avevamo tenuto da parte e delle fragole che ho tagliato a spicchi. Ultimiamo la decorazione, diciamo, con delle fragoline messe un po' alternate. Anche il dolce per il giorno di Pasqua o per quando avete bisogno di un dolce facile e veloce è pronto. Allora abbiamo fatto come antipasto un rotolo torta pasqualina, poi abbiamo fatto le crespelle con un ripieno di carciofi, prosciutto cotto e provola, poi abbiamo fatto l'arista fruttata e per concludere questo menù zero sbatti abbiamo fatto un rotolo fragole e cioccolato.
Io spero che queste ricette vi siano piaciute, che possano esservi utili, che le rifate, se le rifate fatemelo sapere, insomma mandatemi le foto. Se avete domande, curiosità, scrivete sotto, se avete altre idee scrivete sempre sotto nei commenti. Va bene, grazie tantissimo della compagnia. A Pasqua a tutti e ci vediamo prestissimo. Ciao!